Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, dritti al punto, pronostici di questa 13ª giornata di Serie A, finalmente ritorna il campionato, sono terminate le nazionali, non ne potevo più onestamente perché a me questo spezzatino di inizio campionato tutti gli anni, a settembre, a ottobre, a novembre, le pause, eccetera, eccetera, non piace per niente perché ovviamente una squadra dopo 5-6 partite va a finire che ha trovato la quadra, poi devi spezzare un attimo 10 giorni per poi ricominciare, fusi orari, eccetera, eccetera. Non sono assolutamente d'accordo, ma ovviamente ci deve attenere, ci si deve, non ci si deve attenere ai calendari stilati per le nazionali tra i vari campionati. Detto questo, ragazzi, prima di cominciare vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche se non l'avete già fatto, così restate aggiornati sui contenuti, fate il vostro di pronostico qui sotto nei commenti, io faccio il mio, non è assolutamente un bollettone, ma stile vecchia schedina, 1x o 2, con due doppie disponibili da poter giocare su 10 partite, scusate, due doppie su 10 al massimo e 1x o 2 da poter mettere. Andiamo direttamente a vedere le partite, giornata non semplice assolutamente, ma nessun pronostico è semplice, io lo faccio per poi divertirmi insieme a voi e vedere nella giornata successiva se abbiamo fatto una bruttissima figura o se qualcosina l'abbiamo presa. Salernitana Lazio, si apre la giornata di campionato, Salernitana Lazio sabato alle 15. Io sarei tentato dalla Salernitana, ve lo dico in tutta sincerità, solo che a livello tecnico la Salernitana quest'anno lascia proprio tantissimo a desiderare e la Lazio ha anche i calciatori per poter far male, al di là che tu possa giocare bene o male la partita, perché la Lazio a livello di prestazioni quest'anno è molto altalenante. Ci copriamo però con una doppia, mettiamo X2 perché non lo so. La Salernitana prima o poi dovrà cominciare a far punti, a meno che non dai per battezzata la Serie B già da adesso, ma non credo sia il caso della Salernitana in questo momento. Atalanta-Napoli. Atalanta-Napoli, mi gioco il 2, cioè non mi gioco il 2, metto il 2 nei pronostici, pur sapendo che è una partita difficilissima con, a mio avviso, scusate, l'Atalanta favorita. Perché sei a Bergamo, perché hai avuto continuità di prestazioni quest'anno. Noi arriviamo col cambio allenatore, con tante incognite. Non sappiamo ovviamente come andrà a finire per quanto riguarda la prima partita d'esordio del Napoli di Mazzarri, ma non riesco a giocarmelo questa volta perdente. Quindi fiducia al Napoli e vedremo poi come andrà a finire. Atalanta-Napoli 2, Milan-Fiorentina, partita complicata 2, 2 perché per la fase difensiva del Milan, o a meno che nel Milan Calabria non faccia la solita prestazione super, vedo una fase difensiva del Milan un tantino altalenante e in sbattimento, ecco, non mi veniva la parola. Tant'è vero che nell'ultima partita col cambio, quando uscì Calabria, il Milan cominciò a prenderle di santa ragione, sia sulla fascia di Calabria sia per vie centrali. Quindi è anche un calciatore che dà istruzioni alla linea, ovviamente, calciatore esperto, mettiamola così. E Italiano secondo me potrà far male a questo Milan. Poi Italiano è anche quell'allenatore che contro le grandi fa sempre il partitone e poi va a finire che si gioca un Fiorentina-Empoli a Firenze e perde la partita. Quindi tutte queste cose mi fanno pensare a un 2. Milan-Fiorentina 2. Cagliari-Monza. Cagliari-Monza. Cagliari-Monza, seconda doppia ed ultima di questa giornata, 1x. Che il Cagliari di Ranieri è in miglioramento. Non sta ovviamente offrendo un calcio frizzante che dici va a dominare dappertutto, però non muore mai.
può ribaltare le partite anche trovandosi due sotto, non lo sai mai perché Ranieri ti caccia un sedicenne, un diciassettenne dalla panchina che al limite ti fa il partitone e la porti a casa. Il Monza ovviamente si è stabilizzato, è una squadra che sai benissimo cosa devi aspettarti perché palladino, palla a terra, fisicità e velocità e rapidità di gioco, difficile da affrontare la partita, però 1x perché siamo in casa del Cagliari. Empoli Sassuolo 1, 1 perché altrimenti sei venuto a Napoli a fare la prestazione, a prenderti 3 punti che poi vengono al limite quasi cancellati da una vittoria eventuale del Sassuolo. Quindi mi auguro che Andreazzoli e l'Empoli possano continuare su una striscia positiva, vincendo anche contro il Sassuolo. Frosinone e Genoa 1. Credo in Di Francesco, ragazzi, ditemi quello che volete. Per me, pur essendo il Genoa rivelazione del campionato, squadra che comunque ben allenata, che riesce a leggere la partita in corso, forse Gilardino rispetto a Di Francesco ha una lettura della partita forse un tantino superiore, però superiore forse è anche un aggettivo troppo cattivo nei confronti di Di Francesco, però Di Francesco ha il modulo, si basa su quello e cerca di giocarsela allo stesso modo con tutti. Il Genova da questo punto di vista è un tantino più camaleontico, però fiducia a Di Francesco, Frosinone e Genova 1, Roma Udinese 1 perché non puoi fare altro. 1 perché non puoi fare altro. La Roma è a 18 punti in classifica, fuori dall'Europa in questo momento, a 2 punti dal sesto e quinto posto Fiorentina e Atalanta, 3 punti dal Napoli. Vincendo contro l'Udinese, visto che ci sono anche questi scontri diretti, Milan-Fiorentina, Atalanta-Napoli, lo stesso Inter-Juve che poi andiamo a pronosticare più tardi, devi vincere la partita. È un Udinese però che ha ritrovato solidità e l'ultima uscita mi sembra che ha fatto 1-1 con l'Atalanta, sì, 1-1 con l'Atalanta nell'ultima uscita. Difficile, ma sei la Roma e dovresti vincere la partita all'Olimpico. Juventus-Inter. Cosa ci mettiamo a Juventus-Inter? Ci mettiamo un bel 2. Ci mettiamo un bel 2 perché credo che mentalmente, al di là della rosa che a mio modesto parere, la rosa dell'Inter è più forte di quella dell'anno scorso. Uno perché Onana è un calciatore gonfiato, per come la vedo io, portiere, buon portiere però alti e bassi a livello di prestazioni. Due perché è andato via Brozovic, c'è più libertà di manovra secondo me a centrocampo. Prima un Brozovic e Çalhanoğlu si andavano quasi a scontrarsi a livello tattico. È sempre per come la vedo io, poi fatemi sapere la vostra nei commenti. È la stessa situazione che si creava a Napoli tra Zielinski e Fabian. Zielinski, Fabian, Ruiz, due centrocampisti che secondo me non possono giocare insieme, ma è la mia semplice opinione. Juventus Inter 2. Bisogna scardinare la difesa della Juve. La Juve non credo che si giocherà la partita a viso aperto perché altrimenti pensa ai palloni, quindi riuscirà la Juve a portare a casa l'ennesimo risultato di corto muso. Mai dire mai perché la fortuna di Allegri è infinita a quanto pare, ma l'Inter per me resta favorita per lo scudetto finale e per la partita di domani. No, scusate, di domenica. Verona-Lecce. 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 E al Verona servono punti. La classifica parla chiaro. Un Lecce a 14, un Verona a 8 punti che dovrebbe invertire la rotta. Non credo che sia molto semplice contro il Lecce, però noi ci giochiamo una X e tra le due non scegliamo. Ma il Verona deve vincere la partita. Verona-Lecce X. Bologna-Torino 1. Anche se si è fatto male Orsolini, Thiago Motta comunque sa perfettamente, ha vinto le partite anche con Orsolini in banchina, non è che si è fatto male Orsolini, è finito il Bologna, quindi Bologna-Torino per me resta un 1 perché tra le panchine di Serie A Thiago Motta è quello che sta giocando forse meglio, anche a livello mentale.
Infatti 18 punti a pari punti con la Roma, la classifica parla da sola, un grandissimo cammino. Non credo che sia poi il Torino di Juric con tutta la voglia possibile e l'aver ritrovato la via del gol, perché da inizio campionato fino a un paio di giornate fa era quello il problema di Juric, buttarla dentro. Le ultime due uscite sono andate anche discretamente bene, ha fatto 1-1 con il Monza e ha vinto 2-1 con il Sassuolo, quindi partita complicata da pronosticare, ma per me resta comunque il Bologna favorito. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi. Queste erano le 10 partite con i pronostici di questa 13ª giornata. Ci vediamo nel prossimo video. Sempre Forza Napoli e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao!